Le tombe monumentali delle grandi dinastie e dei sovrani che hanno lasciato il segno non rappresentano solo il modo in cui il popolo si congeda dai propri sovrani in questo mondo. Le tombe monumentali sono strutture che ci ricordano che i grandi e potenti sovrani sono eterni e che, anche se i loro corpi dovessero scomparire, le loro tracce verranno tramandate alle generazioni future. Molte tombe monumentali e l'architettura tombale sono sopravvissute dall'antichità fino ai giorni nostri, ma quando si tratta di una dinastia, le tombe sono più grandi e magnifiche. Nel corso della storia è stato notato che i sovrani costruirono tombe nel centro della città con un'architettura molto elaborata, perché i membri della dinastia sono sempre stati divinizzati. Per questo motivo anche Ecatomno venne deificato. La tomba monumentale di Ecatomno, costruita su una gigantesca terrazza, scavata nella roccia principale nel punto centrale di Mylassa, risale a circa 2400 anni fa. Una tomba dinastica come questa illumina un periodo come quello degli Ecatomnidi che è avvolto da un'ombra di mistero e del quale abbiamo informazioni molto scarse. I luoghi di ritrovo degli antichi cari erano luoghi sacri. Pertanto questo mausoleo non era una struttura costruita esclusivamente a scopo funerario. In questo mausoleo si tenevano cerimonie in determinati giorni dell'anno o del mese e molti abitanti della Caria si riunivano qui, esprimevano desideri e facevano numerose offerte ai loro dei. Chi è questo Ecatomno? È il fondatore della dinastia degli Ecatomnidi che prende il nome da lui. La sua città natale è la piccola cittadina di Chidne, a sud-ovest di Mylassa. È probabile che Ecatomno abbia spostato la capitale da qui a Mylassa. È conosciuto come re di Caria, ma utilizzava anche il titolo di satrapo. Il satrapo Ecatomno sposò Aba, che era anche sua sorella, e da questo matrimonio nacquero 3 figli: Mausolo, Idrieo e Pissodaro, e 2 figlie, Artemisia e Ada. Ho raccontato la storia di Ada, che in seguito divenne regina, nel mio video sull'antica città di Alinda. Vi consiglio di guardare anche quel video. Dopo le guerre contro i Greci nel V secolo a.C., all'inizio del IV secolo a.C., i persiani divisero la satrapia occidentale in regioni indipendenti chiamate Lidia, Ionia e Caria. In questi secoli i persiani dominarono l'Anatolia, eleggendo personalmente i satrapi e governandoli dal centro. Nella regione della Caria fu preferita un'amministrazione centralizzata ed Ecatomno governò in nome di Artaserse l'intera Caria fra il 392 e il 377 a.C. Durante questo periodo i sovrani locali della Caria governarono la Caria da Mylassa per conto sia del re regionale che del satrapo persiano fino ad Alessandro Magno. Questa dinastia probabilmente aveva buoni rapporti con i persiani e andava molto d'accordo con loro, ma avviene un evento molto interessante. Quando Artaserse II gli ordinò di dichiarare guerra a Eugora di Cipro, che si opponeva a lui, Ecatomno strinse un'alleanza segreta con Eugora invece di dichiarargli guerra. Questa situazione avrebbe potuto causare seri problemi, ma
i persiani non erano a conoscenza di questa alleanza, oppure Ecatomno riuscì a gestire con un successo questo tradimento. Dopo la morte del padre Ecatomno, Mausolò governò la Caria insieme alla sorella Artemisia. Mausolò, noto per la sua passione per le attività edilizie, fondò nuove città e ne costruì completamente molte, come Alicarnasso, Kaunos, Cnidos, Kos e Priene. Sebbene svolgesse un ruolo attivo nei rapporti con le superpotenze del suo tempo, come Atene, Sparta e i Persiani, tenne segreti i propri piani in politica estera e fu sempre in una lotta implacabile contro i suoi oppositori interni. In un'epoca di cui non conosciamo la data esatta, Mausolò spostò la capitale da Milasa alla città costiera di Alicarnasso, odierno Bodrum, e lì iniziò la costruzione di un grande monumento funebre per sé. Questo monumento funebre, noto come una delle 7 meraviglie del mondo antico, fu completato dalla moglie e dalla sorella Artemisia dopo la sua morte. Penso che abbiamo capito perché le tombe monumentali sono chiamate mausolei. Più tardi farò un video su questo mausoleo di Mausolo. Il mausoleo del satrapo Ecatomno, fondatore della dinastia degli Ecatomidi, che governò la Caria nel IV secolo a.C., è una delle più importanti scoperte archeologiche del secolo scorso, precursore del mausoleo di Alicarnasso, considerato una delle 7 meraviglie del mondo antico. Si tratta di una tomba monumentale costituita da strutture primarie quali un podio, un altare e un ingresso monumentale. Si trova su una monumentale terrazza artificiale di circa 90 x 117 metri, su un terreno in pendenza che domina l'antica città di Milasa, ai piedi del monte Sodra. Il podio, che misura 40 x 36 metri, ha una camera sepolcrale a volta appoggiata sulla roccia principale sottostante ed è collegata alla porta esterna da un corridoio lungo 8 metri. Sopra la camera funeraria venne costruita una stanza superiore utilizzando la tecnica della sovrapposizione per alleviare la forte pressione esercitata sulla camera funeraria dai blocchi del podio di alti 5,5 metri, circondati da 7 gradini sui 4 lati. Nell'area a cui si accede attraverso la porta d'ingresso monumentale, sul lato sud si trovano rovine di edifici risalenti ai periodi diversi, utilizzati dall'età classica fino alla tarda epoca ottomana. Nei tempi antichi l'accesso alle piazze importanti e alle aree dei templi, in particolare alle aree sacre, avveniva attraverso un ingresso monumentale. L'accesso all'area del monumento funebre della dinastia degli Ecatomidi avviene attraverso una porta monumentale adagguita alla sua importanza. L'ingresso monumentale, chiamato nella letteratura archeologica propileo, è raggiungibile tramite numerosi gradini dovuti alla pendenza del terreno. Si trova sul lato sud, dove è situato l'altare. L'ingresso è accessibile tramite una scalinata con 11 gradini a vista. Per la sua sottostruttura è stata utilizzata arenaria giallastra, mentre per il rivestimento esterno sono stati impiegati blocchi di marmo provenienti dal monte Sodra. Il propileo dell'Ecatomneion in ordine dorico è simile nella pianta al propileo meridionale di Labraunda.
Il sarcofago può mostrare la sua influenza con i suoi rilievi che riflettono lo stile dell'epoca al massimo livello nelle mani di un'importante scuola di scultura ateniese. Contrariamente alla tradizione orientale, il mausoleo non fu completato durante la vita di Ecatomno. A quanto pare la sua costruzione fu iniziata dal figlio maggiore Mausolo, che gli succedette dopo la sua morte improvvisa. Oltre ai muri delle terrazze che sostengono le strutture, al podio della tomba e alla porta monumentale, un'altra struttura importante dell'area del periodo ecatombide è l'altare. La tomba monumentale, che testimonia anche il culto del sovrano dell'epoca, mantenne la sua funzione originaria fino all'epoca ellenistica. Oltre alla colonna d'onore di Menandro, risalente all'epoca romana antica, e alla villa a mosaico del periodo tardo romano, la strada di marmo e una serie di residenze e botteghe portate alla luce durante gli scavi archeologici testimoniano gli usi civili della tarda antichità. La terrazza dell'area sacra è stata utilizzata come zona residenziale durante il periodo ottomano e ai giorni nostri. Il popolo onora Menandro, figlio di Uliade, nipote di Eutilemo, i cui antenati furono anche caritatevoli. Questo testo è inciso sul corpo scanalato di una colonna di marmo che si erge sulla piattaforma rettangolare nell'asse centrale della camera della tomba. La statua di Menandro sorgeva su una colonna di marmo con capitello corinzio alta circa 8 metri e mezzo, chiamata Usun Yuva, che ricorda l'attuale nido di Ciconia. Eutedemo, menzionato nell'iscrizione, era un famoso oratore di Milasa, noto come Melasso durante il periodo ottomano e oggi Milas, e si sa che morì a metà del I secolo a.C. In questo contesto il monumento che porta il nome del nipote deve essere stato eretto al più tardi alla fine del I secolo d.C. Questa iscrizione è stata conservata fino agli anni 40. Il proprietario di una casa accanto alla colonna deve essere stato stanco degli stranieri che venivano a vedere l'iscrizione in quegli anni, quindi ha completamente raschiato via questo documento storico. Cosa posso dire? Un perfetto esempio di primitività. Portiamo questa primitività un po' più avanti. Come? È così. La scoperta della tomba monumentale di Ekatomnos ha creato scalpore del mondo archeologico. Credo che sia una delle scoperte archeologiche più importanti del secolo scorso, ma posso anche dire che è il più grande furto archeologico del secolo. Sì, gli scavi erano appena iniziati e continuavano con grande eccitazione quando è stato rivelato che i cacciatori di tesori avevano derubato il posto. Le stanze interiori erano già state invase, molti luoghi erano stati distrutti e gli altri reperti storici nella tomba erano scomparsi. I ladri sono stati trovati e puniti, ma non è stato possibile ottenere alcuna informazione sui reperti. In seguito alla morte probabilmente improvvisa di Ecatomno, avvenuta nel 378 a.C., Mausolo fu costretto a far costruire la tomba del padre. È possibile che la camera funeraria, i rilievi e gli affreschi fossero stati completati, ma questo grande progetto rimase incompiuto quando Mausolo spostò la capitale della dinastia ad Alicarnasso.
Se la sede amministrativa non fosse stata spostata, forse questo mausoleo sarebbe stato più magnifico del mausoleo costruito in seguito per Mausolo. Per Ecatomno era sufficiente che la camera tombale scavata nella roccia fosse terminata. Era già stato divinizzato lì, quindi non c'era bisogno di terminare la sovrastruttura. Oggi il sarcofago di Ecatomnos è molto ben protetto e solo i funzionari che indossano abiti speciali possono entrare nel mausoleo. La temperatura viene mantenuta costantemente e si evita che i rilievi e gli affreschi vengano danneggiati. Se fossero state prese tali precauzioni prima, alcune opere preziose non sarebbero andate perdute. Spero che questo possa essere di lezione per tutti noi, che non accada più. Vorrei davvero che veniste a visitare questa bellissima città, Milas, e che vedeste il mausoleo di Ecatomnos. Anche se oggi la dinastia degli Ecatombidi è passata alla dinastia delle Ciconie, è comunque un luogo piacevole da esplorare. Inoltre vi consiglio di visitare il castello di Becin, che si trova nelle vicinanze. L'antica città di Stratonechea è il centro di culto di Ecate a Lagina. L'Anatolia merita davvero il termine culla delle civiltà. La nostra prossima tappa è a Licarnasso per visitare Mausoleo di Mausolo. Mi farebbe molto contento ricevere un like e i vostri commenti. La condivisione della conoscenza è una cosa bellissima. Vi amo molto.